Questa è la storia di un uomo che ha trasformato una piazza di spaccio in una miniera d'oro. Uno che ha avuto in mano il destino di un intero quartiere, le Case Celesti. Il suo nome è Gennaro Marino, ma tutti a Secondigliano lo chiamano Jenny McKay. Nato a Napoli il 24 ottobre 1969, Jenny cresce nel cuore di Secondigliano. Qui la strada decide chi sei e per sopravvivere devi scegliere. O li comandi o li servi. Un quartiere difficile Secondigliano, dove le regole non le scrive lo Stato. Il soprannome McKay lo eredita da suo padre, Crescenzo Marino, chiamato così per una vaga somiglianza con Zeb McCahan, personaggio della serie western Alla conquista del West. Un soprannome diventato marchio di fabbrica per la famiglia Marino. La carriera criminale di Gennaro Marino prende il volo presto. Secondo il pentito Luigi II, lui e Jenny erano specializzati nelle rapine ai tir, operando fianco a fianco fino all'arresto di Luigi nel 92. Un mestiere pericoloso, ma lui era sveglio, carismatico e senza paura. Fu proprio in quegli anni che le doti criminali di Jenny iniziarono a farsi notare, attirando l'attenzione di Paolo Di Lauro, soprannominato Ciruzzo Milionario. In quel periodo a Secondigliano era in corso una guerra tra il clan Di Lauro e i Ruocco. Questa guerra verrà chiamata la faida di Mugnano, una scia di sangue che lascerà a terra più di 20 morti tra 91 e 93. Fu proprio nel bel mezzo di questa guerra che Di Lauro lo fece entrare nel suo clan. E da lì la sua scalata fu rapidissima. Quando la faida finisce, Paolo Di Lauro è ormai il padrone assoluto di Secondigliano e affida a Jenny il controllo della piazza delle Case Celesti. Sempre secondo il pentito Luigi II, quando uscì di galera nel 97, fu proprio Gennaro Marino a portarlo di persona da Paolo Di Lauro, presentandolo come un uomo affidabile, pronto a lavorare per il clan. A quell'epoca Jenny era ormai diventato un boss, temuto e rispettato, e la sua parola contava, e come se contava. Erano gli anni d'oro del clan. Secondigliano girava come un orologio svizzero, e Ciruzzo Milionario era sempre più invisibile, presente ma irraggiungibile. Solo una cerchia ristretta di uomini selezionati poteva parlargli faccia a faccia. Nomi pesanti, come Raffaele Amato, Maurizio Prestieri e Gennaro Marino. Le autorità provavano a scalfire quel sistema con blitz e retate. Ogni tanto riuscivano a chiudere una piazza di spaccio, ma bastavano poche ore e tutto tornava come prima, come se nulla fosse accaduto. Sembrava un potere intoccabile. Ma tutto cambia nei primi di settembre del 2002. Paolo Di Lauro è considerato il capo della più potente organizzazione camorristica di Napoli. Scatta un blitz. Oltre 20 arresti. Duro colpo alla camorra nei quartieri di Scampia e Secondigliano, periferia nord di Napoli. Un'operazione congiunta della polizia e della Guardia di Finanza contro il clan Di Lauro. Gennaro Marino riesce a sfuggire alla retata, mentre Ciruzzo Milionario sceglie la latitanza. Ma da lontano non può più gestire tutto come prima ed è costretto a passare il comando. Il prescelto è il suo primo figlio, Cosimo Di Lauro. Fino a quel momento Paolo Di Lauro non aveva sbagliato quasi nulla, ma quella decisione si rivelerà l'errore più grande della sua carriera criminale. All'inizio anche Jenny Marino accetta la scelta, pur sapendo bene che Cosimo non ha la stoffa per comandare, e infatti ci mette poco a cambiare le regole del gioco. Vuole dare a tutti uno stipendio fisso, invece del sistema meritocratico che usava il padre. Ti vendo la droga, tu la piazzi e più vendi e più guadagni. Una formula che per anni aveva garantito ordine, motivazione e soprattutto pace interna. Ma i veterani del clan non ci stanno. Non vogliono uno stipendio fisso. E Cosimo, invece di mediare, risponde con un'altra scelta folle. Nessun capopiazza può avere più di 30 anni. È il punto di rottura. Da qui in poi tutto cambierà. E Gennaro Marino non starà a guardare. Raffaele Amato, fino a quel momento uno degli uomini più influenti del clan,
Grazie anche ai suoi solidi contatti con i narcos internazionali, tra cui Raffaele Imperiale, capisce che Cosimo Di Lauro vuole metterlo da parte. Amato non ci pensa due volte, raccoglie attorno a sé i vecchi boss, quelli che non accettano il nuovo ordine, quelli che avevano costruito l'impero. Nasce così la scissione, nascono gli scissionisti. Ufficialmente il primo a ribellarsi è proprio Amato, ma secondo diversi collaboratori di giustizia a soffiare sul fuoco della rivolta fu Gennaro Marino. Fu lui, Gianni Mackay, a iniziare a minare l'autorità dei Di Lauro. Parola dopo parola, riunione dopo riunione, malcontento dopo malcontento. Da questo momento in poi non esistono più regole. È guerra. Secondo gli inquirenti, dopo il passaggio agli scissionisti, Gennaro Marino diventa il capo dell'ala militare del gruppo. È lui a coordinare gli uomini armati, a pianificare gli attacchi, a gestire le rappresaglie. Un ruolo chiave nella guerra contro il clan Di Lauro. Cosimo capisce che Gianni Mackay è un problema grosso, un nemico troppo pericoloso per essere lasciato in vita. Così decide di mandare un messaggio chiaro. 150.000 euro di taglia sulla sua testa. Una cifra altissima che fa il giro delle piazze di spaccio come un eco di morte. Ma la guerra appena cominciata subisce uno stop improvviso. Gennaro Marino, insieme a un gruppo di fedelissimi, viene localizzato in un appartamento al 16° piano di un palazzo popolare a Secondigliano. Le forze dell'ordine irrompono nel covo. Dentro il gruppo è armato fino ai denti. Fucili mitragliatori, bombe a mano, pistole, roba da guerra vera. Nel panico provano a liberarsi delle armi, lanciandole dal balcone, ma gli agenti, appostati anche all'esterno, vedono tutto. Scattano gli arresti, Gianni Mackay finisce in manette. Secondo gli inquirenti, in quell'appartamento stavano pianificando un attacco frontale ai Di Lauro. Dopo il suo arresto, le case celesti, il fortino dello spaccio, non restano senza guida. A prendere il comando è un altro Marino, Gaetano, fratello di Gennaro. Uno che non era da meno, un boss spietato e carismatico, cresciuto nella stessa scuola criminale. Nella serie televisiva Gomorra, il personaggio di Ciro Di Marzio è ispirato in parte proprio a Gianni Mackay. Naturalmente parliamo di una fiction romanzata, in cui le vicende sono una sintesi narrativa di più storie reali. Ma il cuore freddo, l'intelligenza strategica e l'ascesa criminale del personaggio affondano le radici proprio nella figura di Gennaro Marino. Agli inizi di gennaio del 2005, mentre Gennaro Marino si trova in carcere, succede qualcosa. Gennaio 2005, Secondigliano. Un uomo sta per scendere dalla sua Smart. Un gruppo di sicari arriva in moto, si avvicinano, aprono il fuoco. Quel corpo senza vita è di Crescenzo Marino e per suo figlio Gennaro Marino, detenuto in carcere, è un colpo durissimo. Il padre, il primo a portare il soprannome Mackay, è stato giustiziato in pieno giorno, senza pietà. Nonostante il carcere duro, il 41 bis, le restrizioni, i controlli, le indagini riveleranno che per anni Gennaro Marino è riuscito a mantenere i contatti con l'esterno, inviando ordini, strategie e messaggi cifrati, soprattutto verso le case celesti, il cuore del suo impero. Nel 2023 arriva l'ennesimo colpo al boss. La Guardia di Finanza gli sequestra beni per 19 milioni di euro, intestati a 5 prestanome. Un tesoro criminale nascosto in piena vista. Un impero costruito con anni di traffico, estorsioni e sangue. Nel frattempo, la giustizia fa il suo corso. Le accuse che pendevano su di lui diventano condanne definitive. Associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, omicidio, tentato omicidio, sequestro di persona, distruzione di cadavere, detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Un curriculum criminale completo che lo inchioda per sempre alla storia della camorra. Gennaro Marino, per gli amici di strada Gianni Mackay, al momento si trova al regime del 41 bis e il suo fine pena è fissato al 2077.